Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Se vi piacciono i video di idraulica, caldaia e condizionamento, iscrivetevi a questo canale perché ogni settimana aggiungo dei video nuovi. E questo video è una continuazione del video che ho pubblicato in precedenza, dove avevo fatto una classifica delle caldaie, quale è la migliore e perché io reputo che una è è pessima dell'altra. Cosa bisogna fare prima di cambiare la vostra caldaia? Come prima cosa calcolare i metri quadri della casa e quanti bagni ci sono all'interno della casa. Non vuol dire niente che se prima c'era una caldaia da 24 kW, io metto una caldaia da 24 kW e sono a posto. No, bisogna calcolare e vedere qual è la caldaia migliore per quell'appartamento o per quella casa lì. Dopo bisogna vedere quale termostato dobbiamo installare, se possiamo mettere delle valvole termostatiche e se possiamo aggiungere qualche altro accessorio in più. Poi bisogna vedere quanta pressione di acqua abbiamo nella casa, casomai se dobbiamo fare un lavaggio dell'impianto sanitario, perché se dobbiamo mettere una caldaia nuova su un impianto sanitario, ok, su dei tubi che sono vecchi da 30-40 anni, molto probabile abbiamo poca pressione di acqua calda, quindi prima di cambiare la caldaia dobbiamo fare un lavaggio per togliere il calcare dalle tubazioni. In questo modo aumentiamo la pressione dell'acqua calda. Prima di cambiare la caldaia dobbiamo anche vedere quanti anni ha l'impianto, perché se un impianto di termosifoni ha più di 10 anni, sicuramente c'è bisogno di fare un lavaggio dell'impianto termico. Questo lavaggio come si fa e perché si fa? Si viene con una pompa, si mette all'interno di questa pompa un liquido, bisogna lasciarlo circolare dai 2 ai 4 ore, ok? Forse anche di più, a volte se i termosifoni sono in ghisa e hanno 50 anni si può lasciare anche 8 ore, ok? O si può aggiungere nell'impianto, se siamo ancora nel periodo invernale, si aggiunge all'interno dell'impianto questo liquido e si fa circolare la caldaia a 50 gradi, sempre col termostato impostato un po' più alto, tipo sui 22-23 gradi, per una settimana e lasciamo circolare questo liquido, così piano piano mangia lo sporco che si è accumulato all'interno dei termi e poi si fa il lavaggio, si cambia l'acqua all'interno dell'impianto, o meglio ancora se si fa con una pompa a pressione intermittente, perché quella lì spara aria, acqua e si pulisce ancora meglio l'impianto. Dopo aver fatto questo lavaggio e abbiamo ripristinato la potenza dell'impianto, perché se c'è lo sporco sui termosifoni, i termosifoni scaldano poco, la caldaia funziona di più e quindi non abbiamo il risparmio, non perché la caldaia non è buona, ma perché l'impianto è sporco e possiamo addirittura intasare la nuova caldaia e sono costi aggiuntivi di ricambio pezzi e manutenzione straordinaria, tipo un lavaggio sullo scambiatore primario. Dopo aver visto di che caldaia abbiamo bisogno, dopo aver fatto il lavaggio sull'impianto sanitario e abbiamo fatto il lavaggio sull'impianto termico, possiamo installare la nostra nuova caldaia. Quando installiamo la nuova caldaia dobbiamo vedere di che accessori abbiamo bisogno, perché un conto è togliere la vecchia caldaia e mettere su la nuova, un conto è mettere un antisabbia, un anticalcare e un defangatore magnetico. Un antisabbia perché le nuove caldaie funzionano con una turbina, si chiama flussometro, ormai non si vedono flussostati da molto tempo. Un flussometro è una turbina che quando tu apri il rubinetto di acqua calda, quella turbina gira, ok, e gli dice alla caldaia di partire perché è stato aperto un rubinetto. Di solito quello si intasa, si blocca con le particelle di sabbia e ruggine che arrivano dall'acquedotto. Se non c'è un filtro di antisabbia subito dopo il contatore, ok, all'entrata in casa, dobbiamo installare questo filtro antisabbia sotto la caldaia. Anche un semplice filtro a Y, ma dobbiamo installare questo filtro antisabbia nel modo da non far intasare la turbina della caldaia, il flussometro con la sabbia e con ruggine che arriva dall'acquedotto, dall'acqua fredda. Un altro dispositivo importantissimo è l'anticalcare,
che sia coi sali, che sia a liquido, che sia magnetico, dobbiamo assolutamente installare un anticalcare, perché il calcare è il nemico numero uno delle caldaie, ma di tutti i dispositivi che scaldano l'acqua, perché il calcare dove trova temperature maggiori è là che si attacca il calcare, si attaccano le molecole di calcio e magnesio. Il dosatore di sali e il dosatore a liquido, la differenza tra questi due è che quello ai sali, i sali stanno dentro quel bicchierino là e lì non c'è diciamo, non c'è una quantità giusta che va sempre all'interno della caldaia, a volte va di più, a volte, cioè, se cominciamo a fare la doccia va di più, se uno fa la prima doccia, poi alla seconda, alla terza, quello sempre meno va a buttare sempre meno anticalcare all'interno della caldaia, mentre il dosatore, che è quello a liquido, all'interno anche lui ha una turbina e ogni volta che apriamo il rubinetto, quello inserisce all'interno dell'acqua fredda il dosaggio giusto dell'anticalcare, di quello che serve per togliere o per coprire, direi meglio per coprire la molecola di calcare, ok, il calcio e il magnesio, e farlo scivolare, cioè non lo fa attaccare sulle parti metalliche della caldaia dove la fiamma brucia o dove sullo scambiatore secondario dove l'acqua diciamo è più calda e le particelle di calcio e magnesio si possono attaccare. Mentre quello magnetico fa sempre un anticalcare, solo che questo anticalcare magnetico si può installare solo sulle caldaie istantanee. Se abbiamo il bollitore invece è un problema, perché dopo 24 ore, allora cosa fa l'anticalcare magnetico? Spacca la molecola di calcio e di magnesio e lo trasforma in un'altra cosa che adesso non mi ricordo, ma comunque si trasforma in un altro materiale che è molto meno solido del calcare e va via tranquillamente sul tubo. Non fa niente, cioè è inutile mettere un anticalcare magnetico su una caldaia con il bollitore, perché dopo le 24 ore l'effetto che l'anticalcare magnetico ha fatto si annulla. Quindi se è una caldaia istantanea, ok, ci può stare l'anticalcare magnetico, anche perché tante volte io vado in giro per le case e sul dosatore dei sali non trovo mai i sali, quindi i sali lo mette solo il tecnico quando fa la manutenzione, invece il proprietario di quella caldaia non li mette mai i sali, quindi è più inutile avere un dosatore di sali vuoto che un anticalcare magnetico che magari fa meno reazione del dosatore dei sali, però funziona 24 su 24. È sempre lì che funziona e non lo toglie, trasforma il calcare in quest'altro tipo di materiale che vi dico, non me lo ricordo, magari ve lo scrivo nel video. Quindi dobbiamo assolutamente installare un anticalcare. Dopodiché so che ho detto di fare il lavaggio sui termosifoni, adesso dobbiamo installare un defangatore magnetico. Perché? Perché abbiamo tolto lo sporco dall'impianto, abbiamo inserito l'inibitore per avere una protezione, per non far più corrodere le parti ferrose, le parti insomma metalliche dell'impianto, ma comunque questo succede. Perché succede? Non c'è una spiegazione, ma comunque anche se l'abbiamo lavato e abbiamo inserito l'inibitore, la trasformazione, cioè l'acqua rimane comunque un po' acida e va a mangiare i materiali e si crea lo sporco all'interno dell'impianto. Il defangatore magnetico all'interno ha una retina metallica e una calamita, che praticamente, se ci sono pezzi grossi, ok, di ferro o di sporco, si incastrano sulla rete metallica. Al centro di questa rete metallica c'è anche una calamita molto potente che attira e ferma le particelle ferrose che si staccano dai termi e che si staccano dall'impianto prima di entrare nella caldaia. Quindi tutte le impurità rimangono all'interno di questo defangatore e dentro alla caldaia va solo l'acqua pulita. Questi sono gli accorgimenti che dobbiamo fare prima di installare una nuova caldaia, prima di cambiare la nostra caldaia di casa. Poi ovviamente sta al tecnico, sta all'installatore consigliarvi quello che si può fare di più per avere una protezione ancora di più, perché ci sono
anche altri dispositivi che si potrebbero installare, il video diventerebbe troppo lungo, ok? E poi comunque ogni casa ha i suoi particolari, quindi bisogna adattare la nuova caldaia all'impianto esistente in quella casa lì. Tutte le case sono diverse, quindi tutte le installazioni sono diverse una dall'altra. Però questi sono gli accorgimenti in generale che bisogna fare per sostituire una caldaia. Siamo arrivati alla fine del video, grazie per aver guardato questo video e fino al prossimo, mi raccomando, fate pochi danni. Ciao!